In questo video ti mostrerò come do vita agli oggetti di Thor Love and Thunder. Oggi esce al cinema il nuovo film di Thor. Sono molto emozionato per questo. Thor è da sempre stato uno dei miei supereroi preferiti e non vedo l'ora di vedere questo quarto film a lui dedicato. Per l'occasione ho deciso di fare un episodio del mio nuovo format, Vitalized, a tema Thor Love and Thunder. Gli oggetti che andrò a vitalizzare in questo video sono il martello di Jane Foster e l'elmo di Thor. Ho anche vitalizzato rispettivamente l'elmo di Jane Foster e il martello di Thor. Quest'ultimi però potrai vederli sul mio profilo Instagram e TikTok. Trovi il link in descrizione. So, inizio con il martello di Jane. Let's go into the Photoshop. Prima di tutto, creo lo sfondo. Ovviamente utilizzo un cielo cupo e nuvoloso in quanto in seguito lavorerò con fulmini e tuoni. Fatto ciò, ritaglio questa foto del martello di Thor per poi trasformarlo in quello di Jane. Ora voi mi direte, perché non hai preso direttamente quello di Jane? Beh, perché per la mia idea il martello doveva avere una posizione ben specifica trovata solo in questa immagine. So, una volta inserito nello sfondo, inizio a trasformarlo in quello di Jane. Mi ritaglio questa parte e la vado ad adattare al mio martello con un po' di warp. Fatto ciò, lo rendo più realistico aggiungendo le ombre necessarie. Ora, dopo aver creato una forma per ogni insenatura del martello, andrò ad applicare loro una texture metallica. Come alcuni di voi sicuramente sanno, il martello di Jane ha delle crepe, quindi prendo le crepe presenti sul martello di questa foto e le fondo al mio. Fatto ciò, aumento un po' l'esposizione per metterle in risalto. Ora ritorno a lavorare sul mio sfondo per renderlo più accattivante. Arrivati a questo punto è il momento di dar vita al mio martello. Inizio con l'aggiungere questa immagine alle sue spalle per simulare la sua attività. Dopo aver modificato un po' il colore dello sfondo dandogli un tono più blu, aggiungo dei fulmini alle spalle del martello. Fatto ciò, aggiungo un po' di luce e glow sulle mie crepe per farle risaltare di più. Ora inserisco questa immagine su alcune di esse per simulare la quasi rottura del martello. Infine aggiungo un po' di highlights, quindi ombre e luci, ed in seguito concludo con un po' di particles. Finally, it's time for a camera raw filter. Beh, devo dire, mi piace davvero tanto. Penso sia uno dei pezzi più belli che abbia mai realizzato. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Il prossimo oggetto, come precedentemente anticipato, è l'elmo di Thor. So, let's go into the Photoshop. Come prima, inizio lavorando sul mio sfondo, utilizzandone sempre uno nuvoloso e cupo. Fatto ciò, inserito il PNG dell'elmo nella mia composizione, andrò a modificare l'esposizione e la colorazione del background. Ora mi dedico all'elmo.
Tracciate le forme degli occhi, do loro profondità disegnando le ombre necessarie. Completato questo passaggio, aggiungo questa immagine alle sue spalle per dargli un po' di vita, ed in seguito inizio con il dipingere la luce su di esso. Fatto ciò, è il momento di dare un tono al mio elmo di Thor. Il modo migliore per farlo è aggiungere un po' di fulmini su di esso. So, let's go! Now, dopo aver aggiunto un po' di glow sugli occhi e sui fulmini, aggiungo altra illuminazione nelle zone più interessate. Come sempre, concludo con un po' di particles per rendere il tutto più realistico. Ora lo sapete già, è tempo di un bel filtro with Camera Raw Filter. Devo proprio dirlo, mi è davvero piaciuto realizzare questo episodio di Vitalized a tema Thor Love and Thunder. Fammi sapere nei commenti tu cosa ne pensi e se vuoi suggeriscimi un tema per il prossimo video di Vitalized. Se il video ti è piaciuto lascia un like ed iscriviti al canale. Spero di vederti in my next video.